Ciao randaggi, bentornati sul canale. Oggi voglio andare sul concreto e spiegarvi come ci si mantiene in viaggio e per l'esattezza come sto facendo io in questo viaggio, perché dovete sapere che da circa 6 mesi sto attraversando l'America Latina e a novembre 2025 sono partito con mio fratello per il Brasile. Abbiamo attraversato il continente un mese insieme, dopodiché lui è ripartito, io ho deciso di rimanere. Questo non è stato un viaggio programmato, quindi non avevo le risorse economiche per potermi mantenere a lungo, quindi ho dovuto adottare tutta una serie di strategie per potermi mantenere in viaggio e oggi vi voglio raccontare tutto. Come vedete sono in un posto un po' sperduto, sono per l'esattezza in Costa Rica e rimanete fino a fine video e vi spiego perché sono qua, cosa sto facendo. Vi dico solo che sto lavorando. Eh sì raga, perché bisogna anche lavorare per potersi mantenere in viaggio. Ho fatto un video a proposito sui lavori stagionali che vi lascio qui sopra, ve lo consiglio, andatevelo a guardare, anche se non è questo il mio caso, perché sto facendo un altro tipo di lavoro, ma ve ne parlo più avanti. Adesso andiamo al succo della situation. Allora, la primissima cosa che faccio è quella di tenere traccia di tutte le spese che affronto durante il mese tramite un'app che, divisa per categorie come per esempio cibo, spostamenti, alloggi, mi permette di rendermi conto quanto sto spendendo giorno per giorno. Quello che faccio è quello di darmi un budget mensile tra i 400 e i 600 euro, dipendendo un po' dal paese dove sto viaggiando. Per esempio qua in Costa Rica il budget è un po' più alto perché è un paese molto caro, però sempre con un tetto massimo di 600 euro. Con questo metodo riesco a tenere sotto controllo le mie spese e quindi a gestirmi durante il corso del mese per rimanere dentro quel budget che mi sono prestabilito, e a volte riesco anche a spendere di meno. Quindi quello che faccio è basicamente ogni volta che spendo qualcosa, faccio un acquisto, prendo l'app, mi segno la somma che ho speso e la inserisco nella voce specifica e poi l'app fa tutto da solo, fa il calcolo, ti dice quanto hai speso durante la giornata, ti fa il calcolo settimanale e alla fine quello mensile, con il grafico con tutte le varie voci, e questo è veramente comodo. Potrebbe sembrare banale, ma fidatevi che è il metodo più efficace per risparmiare, perché se non sai quanto stai spendendo, continui a spendere. Altra cosa che faccio che è un atteggiamento fondamentale, è quello di comportarsi come un local e non come un turista. Quindi io chiedo per strada alle persone del posto, chiedo a conoscenti, faccio ricerca online, magari sui posti più economici dove fare la spesa, oppure cercare alternative alle attività turistiche che magari siano gratuite e non a pagamento, cercare la compagnia di bus più economica per viaggiare. Perché se si va a sentimento, fidatevi che si finisce sempre per spendere un sacco. Bisogna andare dove vanno i local, ma non è sempre facile scoprirlo. Io per esempio a volte do per scontato che la frutteria del paesino sia sempre la soluzione più economica rispetto al supermercato, ma non è sempre così, perché ogni paese ha le sue regole e funziona in maniera diversa. Per questo bisogna indagare e chiedere, perché non si sa mai. Io anche quello che uso da poco tempo è ChatGPT, che ormai è vero che la usiamo per qualunque cosa, però devo ammettere che spesso mi ha dato delle informazioni corrette, soprattutto poi se confrontate con le informazioni ricevute dalle persone locali, e spesso combaciavano. Quindi a volte io chiedo, alla fine non mi costa nulla, e vi dirò, spesso funziona. Magari semplicemente mi dici quali sono i supermercati più economici dove andare in questo posto, o qual è la compagnia di bus più economica, e ti dirò che funziona. Magari non è la Bibbia, però provateci. Terzo punto, io faccio tantissimo couchsurfing, che non è semplicemente un modo per risparmiare sull'alloggio, ma per me è il modo migliore per conoscere a fondo una cultura mentre sto viaggiando. Per chi non lo sapesse, couchsurfing è un'applicazione che ti permette di essere ospitato da persone del posto in forma completamente gratuita. Io per esempio se sono in Brasile, voglio stare con i brasiliani, non con altri turisti. E precisazione, io amo gli ostelli, è bellissimo condividere e conoscere altri viaggiatori, però che senso ha viaggiare se non ci si adatta alla lingua, alla cultura e alle abitudini di quel determinato posto? Quindi credo che couchsurfing sia veramente un'opportunità enorme per poter viaggiare in maniera più profonda. Il couchsurfing si ricollega anche un po' al punto precedente, perché ti permette di essere messo in contatto con persone native e quindi puoi chiedere informazioni a persone nate e cresciute in un determinato posto e quindi creare una rete di contatti. Io è così che ho trovato per esempio la stanza in affitto qui in Costa Rica dove sto lavorando.
In generale il passaparola secondo me è l'arma vincente. È vero che ci sono per esempio gruppi Facebook, tutte queste robe qua, però creare una rete di contatti reale tra persone è la cosa che funziona meglio. Almeno a me è quello che sta aiutando in questo momento, ma anche nel passato mi ha aiutato un sacco. Altro punto di cui parlo spesso nei miei video è l'autostop. Devo ammettere che non ne faccio tanto come prima, anche perché dopo 6 anni di viaggi sono un po' stanchino, anche se ci sono situazioni dove sicuramente è utile. Io faccio autostop principalmente nelle zone rurali dove c'è poco trasporto e quasi inesistente, o in quelle situazioni dove magari c'è da pagare, non lo so, un ingresso a un parco nazionale, e quindi per alleggerire le spese della giornata cerco di risparmiare sullo spostamento facendo autostop. È una questione alla fine di equilibrio, le spese maggiori durante un viaggio sono quelle per mangiare, dormire e spostarsi. Quindi se si trova il modo di rendere gratuita almeno una di queste cose durante la giornata, sicuramente a fine mese farà una bella differenza. Altra cosa che faccio è rinunciare ad alcune cose, quindi adottare un atteggiamento essenziale. Viaggiare full time non è una vacanza perenne, quindi bisogna saper rinunciare. Chiaramente non a tutto, ma bisogna saper rinunciare. Io per esempio non vado a mangiare spesso fuori, tendo più che altro a cucinarmi in casa facendo la spesa nei market locali, perché sicuramente la cosa più economica, nel mio caso è anche un discorso personale perché sono vegetariano e a volte è complicato mangiare fuori se si è vegetariani. È chiaro che il cibo è cultura, quindi fa parte dell'esperienza, però è impensabile poter mangiare fuori tutti i giorni e soprattutto se il portafoglio lo permette, quindi sicuramente è una rinuncia che spesso devo affrontare. Poi tutto ciò che non è essenziale e che non apporta nulla al mio viaggio lo elimino. Vestiti nuovi, souvenir, tutte queste cazzate non mi servono. Oppure non posso pensare di partecipare a tutte le attività turistiche che mi vengono offerte in ogni posto che visito, perché pensavo qua al Costa Rica, ogni ingresso in un parco nazionale costa minimo dai 16 ai 20 dollari. È impensabile poter pagare ogni ingresso. I parchi nazionali sono sicuramente la cosa che prediligo di più fare perché amo la natura, ma non si può fare tutto, quindi bisogna saper rinunciare e va bene così. Ultimo punto sono le entrate extra. Per esempio, se c'è un periodo che non sto lavorando, cerco in qualche modo di crearmi delle micro entrate, per esempio vendendo su Vinted tutto ciò che non uso, oppure creando un piccolo business di viaggio che potrebbe essere come creare artigianato, vendere collanine e braccialetti. Anche una cosa che vedo spesso fare dei viaggiatori è per esempio il giocoliere al semaforo, o quello che faccio io per esempio tramite YouTube, le consulenze. E a proposito, se hai bisogno di qualcuno che disegni il tuo prossimo itinerario di viaggio, che ti dia informazioni sulla tua prossima destinazione per le vacanze, sappi che io faccio delle consulenze di viaggio mirate proprio a disegnare itinerari, oppure magari stai pensando di cambiare vita, vuoi lasciare il tuo vecchio lavoro e iniziare a viaggiare come ho fatto io e hai bisogno che qualcuno ti dia le informazioni necessarie per poter affrontare questo cambiamento, per sapere come guadagnare in viaggio, come gestire le proprie finanze. Beh, io faccio proprio delle consulenze mirate in videochiamata, proprio questo mese ne ho fatte un paio, quindi semplicemente mi mandate una mail, trovate le informazioni giù in descrizione. Niente, tornando quindi alle entrate extra, non sono chiaramente somme che fanno uno stipendio, però sono quelle piccole entrate che ti permettono di tirare avanti, ovviamente con uno stile di vita semplice, e sicuramente aiutano. Magari per quello che è la mia esperienza, quei 20, 30, 40 euro magari extra al mese, che magari non tutti i mesi chiaramente, però fanno una differenza enorme quando vivi in modo così semplice. Quindi cercate di crearvi un piccolo business, sicuramente aiuta, che può essere veramente piccolo, come dicevo prima, magari vendere i braccialetti in spiaggia, però io ho conosciuto viaggiatori che ci vivono, quindi tutto è possibile. Adesso vi voglio raccontare, ma che stai facendo in Costa Rica? Perché sei in un posto sperduto? Che stai facendo? Niente, praticamente mi è arrivata una proposta di lavoro da un contatto che avevo l'anno scorso dalla Germania, è un lavoro online, mi è stato riproposto anche quest'anno, quindi ho dovuto cercare un posto dove stare perché diciamo teletrabajo come dicono qua in Costa Rica, è un lavoro online e con il cambio dell'ora rispetto all'Europa che ci sono 8 ore di differenza, devo lavorare di notte, quindi avevo bisogno di un posto dove stare e tramite Couchsurfing ho conosciuto un ragazzo che mi ha passato il contatto di un suo amico e eccomi qua, ho trovato questa stanza in questa casa in Costa Rica e adesso la faccio vedere
E niente, questo è uno dei modi, per esempio, per tirare avanti, come mi sto mantenendo in questo momento, in un periodo di viaggio che non era programmato. Ho trovato questo lavoro che con solamente 1 o 2 mesi di lavoro mi permetterà di seguire col viaggio di altri almeno 6 mesi. Adesso vi faccio vedere dove sono. Ah, mi trovo in un piccolo paesino a circa un'oretta e mezza dalla capitale. Questa è la casa dove sono. Qui c'è la cucina. Qui ci sono le repas che sto preparando. E questa è la mia piccola stanza da dove succede tutto, un po' un disastro. Praticamente io passo tutte le mie giornate a questa scrivania, al computer, a fare chiamate perché sto lavorando tipo call center. Qui c'è il bagno, c'è un piccolo bagno. E niente, basicamente questo. Raga, eccoci giunti alla fine del video. Ho cercato di sintetizzarvi in pochi punti tutto ciò che negli ultimi 6 anni mi ha permesso di viaggiare e anche come sto facendo proprio in questo viaggio per potermi mantenere e andare avanti. Spero che sia stato utile. Per qualunque dubbio o domanda, mi raccomando, scrivetemi giù nei commenti, io ovviamente vi risponderò. E niente, raga, fatemi sapere la vostra e ci vediamo alla prossima.